Buongiorno dalla Sardegna, buongiorno a Milano a Ludovica e buonasera a Maurizio a Buonasera Melbourne. dall'Australia. Buongiorno, Grazie Ludovica per essere qua grazie a e voi. sono molto contenta sì, di introdurre una tematica che faremo spiegare a Ludovica, però oggi tocchiamo un ambito che riguarda la moda sostenibile e perciò inizio subito a introdurvi questa ragazza giovanissima che appunto si è collegata e vive a Milano e che sta facendo un percorso molto interessante, perciò invito subito Ludovica a presentarsi, raccontare un po' chi sei e che cosa fai e poi ci addentriamo su quello che stai facendo di molto interessante. Grazie ancora. A te Ludovica. Allora, buongiorno, sono Ludovica, ho 21 anni, sono abbastanza giovane e sto chiudendo il mio percorso universitario della triennale studiando totalmente altro rispetto a quello che faccio e per cui sono qua. Studio arte un po' in generale, ma sono qua perché mi sono avvicinata da circa 1 anno e mezzo al tema della moda sostenibile, della sostenibilità ma più in campo appunto moda, abbigliamento. Mi sono avvicinata attraverso un documentario che mi ha totalmente cambiato la visione e il vedere delle cose. Da lì ho cambiato tantissime mie abitudini, in primis quella di comprare assiduamente nei negozi, ogni weekend andare a comprare una cosa nuova. Diciamo che avevo molto questa ossessione per avere tantissimi vestiti, essere sempre diversa ogni giorno, cambiarmi. Quindi avevo questa necessità, mi spingeva proprio ad andare nei negozi che ormai sono stati denominati fast fashion, che producono una moda veloce e non rispettano le stagioni, le 4 stagioni. Per cui diciamo che sì, poi da lì appunto, da quando ho visto questo documentario, che vi invito anche a vedere se non l'avete visto, si chiama The True Cost, ho totalmente cambiato le mie abitudini. Tratto in particolare della moda sostenibile anche perché diciamo che in questi tempi moderni c'è sempre di più la necessità di sentirsi accettati. Io vedo soprattutto su Instagram questa necessità e ossessione di sentirsi accettati. Vediamo la modella, vediamo un corpo perfetto, vediamo la bellezza che è sempre comunque un po' falsa perché non la vedi mai dal vivo, ma è sempre una fotografia, a volte con i filtri, quindi è molto filtrata la realtà. E questa ossessione anche di raggiungere la perfezione, essere come la persona che vedi su Instagram, diciamo che secondo me si tramuta anche un po' in devo vestirmi così, perché diciamo che le persone la figura che sta emergendo in questi ultimi anni è l'influencer, la fashion blogger, no? Che fa vedere, ostenta ciò che possiede, la vita che ha e quello che indossa, taggando soprattutto appunto i brand. Per cui, ecco, io dico di essere invece l'anti-fashion blogger. L'anti-fashion blogger perché mi sembra assurdo invitare la gente a comprare ciò che non serve, no? In quel momento vede la foto, vede quello che indossi e ovviamente scatta un sistema psicologico per cui vuoi assolutamente vestirti così. Io invece sono l'anti-fashion blogger perché io compro vintage usato, quindi è rarissimo ritrovare i pezzi che indosso. Quindi sì, se vuoi taggo anche i brand, ma per, diciamo, indurre un po' la gente che mi guarda, che mi ascolta, a provare questa strada alternativa al consumismo ossessivo di cose nuove, appunto, comprate nei fast fashion. Sì. Grazie. Mauri, a te. Fighissimo, grazie Ste, grazie Ludovica per essere qui, e grazie per condividere questa visione. La mia domanda è come nel tuo percorso di studi, quindi nella tua vita in generale, quando e come ti sei avvicinata a questo discorso della sostenibilità? Allora, guarda, diciamo che in questo senso io ero davvero completamente l'opposto, nel senso che,
ignoravo cosa fosse, non ero troppo a conoscenza e in più me ne fregavo anche un po' perché non capivo la gravità della situazione e della cosa. Quindi dalle abitudini più brutte, piccoline, però significative, brutte, come cioè non buttare le cose nel capito, il mozzicone, magari non Sì, buttarlo per per terra, terra. ecco. E quindi diciamo che c'era questa transizione, questa fase in cui totalmente ignoravo il problema. Da quando ho visto quel documentario, appunto, che mi ha svoltato un po' la vita, Mhm, ovviamente entrando in un campo della sostenibilità non puoi ignorare tutti gli altri. mhm. Ehm, quindi mi Quindi il sto piano documentario, piano... il Il documentario documentario... è stato il... Sì, La sì, Ok, chiave. no, sì, è importante capirlo perché ovviamente noi stiamo cercando di portare della conoscenza, di rendere le persone consapevoli di quello che sta succedendo e quindi per me è molto interessante capire come, a che punto certo, della vita una certo, persona prende una decisione, da dove è stata influenzata. Quindi è molto sì. importante questo dato per me. L'altra cosa è che hai toccato un punto bellissimo riguardo, che condivido tanto, riguardo al discorso dell'immagine, di quello che inseguiamo sui social media, sul fatto che viviamo in un'era dove c'è l'apparenza che ha un peso Mm. enorme ed è falsata perché quello che vediamo sui social media, come hai detto tu giustamente, non è esattamente la verità e quindi mi piacerebbe capire qual è la tua visione invece in questa direzione e cosa secondo te con quello che stai facendo dove stai andando a lavorare. Ok, allora io vedo un po' la figura dell'influencer, dico quella che ha tantissimi followers, tantissimo Sì. seguito e quindi penso che una persona del genere abbia una certa responsabilità. Per questo motivo vedo un po' la figura dell'influencer, davvero quella che ha tantissimo seguito, come una persona che veramente può appunto influire sulla psicologia, sul modo di pensare degli altri. Non dico che debba cambiarla per forza, però ignorare completamente un problema che ha grandissimo bisogno di intervento e grandissima partecipazione dalla collettività, penso appunto che queste persone si debbano rendere un po' conto di questa necessità e quindi smettere di trasmettere il messaggio di consumismo, comprare Mm, sempre cose nuove e invece Mm. sensibilizzare un po'. Ovviamente, secondo me, nel percorso di queste persone si è creata un po' un'immagine del personaggio pubblico, quindi da un momento all'altro ovviamente non può indurre certo, a smettere di comprare. Però io dico che se quelle persone sono veramente a conoscenza di questo problema, secondo me sarebbe molto utile che alcuni consigli possano darli per sensibilizzare un po' il grande seguito, perché si tratta appunto di migliaia, milioni di persone, quindi farebbero proprio, diciamo, la differenza. la differenza, esatto, sì. Sì, quindi ecco, io sto facendo un po' il contrario Sì. perché... Infatti io mi vorrei inserire, sì, vai. ecco, ecco, sì, Ludovica, questa è la domanda che ti volevo fare, sì, volevo proprio chiederti, tu nello specifico, raccontaci un po' che cosa stai facendo. Allora, io ho creato questa pagina su Instagram a dicembre con l'intenzione di raccontare quello che sto conoscendo io piano piano nei giorni, nelle settimane, nei mesi. Sono completamente autodidatta, non ho una laurea nel campo, ma sono molto interessata, mi diverto molto a guardare le ultime notizie sul campo della sostenibilità della moda, i nuovi macchinari che sperimentano e brevettano per come si dice, per individuare all'interno di un capo Mhm. d'abbigliamento il cotone e il poliestere, suddividerli in modo tale che si possano riciclare, cioè fantastico secondo me. Bello, sì. Sì, siamo ancora un po' indietro, però si sta muovendo qualcosa.
E diciamo che tutta la conoscenza a riguardo avevo sempre la necessità di trasmetterla a qualcuno, non sapevo come. Poi ho trovato appunto Instagram come un luogo che ha davvero un grande potenziale, perché è un luogo, se ci pensate, cioè, democratico, dove tutti possono esprimere il proprio punto di vista, la propria opinione, che a volte ha un lato un po' negativo, però per questa divulgazione di informazioni, perché anche se ci pensate, le testate giornalistiche usano Instagram per informare le break news. Sì. E quindi ho cercato di cavalcare più quell'onda e inserirmi, cercando di citare sempre le fonti, però pubblicando dei post che potessero informare per una minima parte, nel senso che ciò che tratto sono davvero delle tematiche molto semplici, molto facili, che però secondo me per uno che non si è ancora approcciato a questo tema possono risultare molto utili. E cerco sempre appunto di, a questi post che pubblico, affiancare una parte nelle stories in cui spiego, quindi ci sono io che con la mia voce, con la mia immagine, cerco di spiegare un po' il fatto, anche per, diciamo, dare più un senso di connessione, di spaccare un po' quel muro che ci separa in Instagram. E quindi quello che faccio è questo. In più cerco appunto di spiegare i benefici che può portare il second hand, il vintage, proprio perché sono nel campo più della moda, mi interessa più questo. E poi, vabbè, un pilastro che secondo me è fondamentale è l'economia circolare, che io cerco di Giusto. sviluppare un po' a modo mio, nel senso che ho provato a raccontare a chi mi ascolta l'importanza di non buttare un capo se non lo si usa più, ma di regalarlo, venderlo, e a tal proposito ho detto inviatelo a me nei direct e io lo pubblico il vostro capo Ah, davvero a un prezzo molto basso, però metti che quella persona sta cercando esattamente quella cosa, in una pagina trova tutto quello che gli serve. Quindi questa è un po' Grande. l'idea. Questa è un po' l'idea, però sì, cerco appunto di raccontare, poi sta alla gente decidere, perché non bisogna imporre nessuna idea secondo me, però cerco di raccontare i benefici di queste vie alternative. Sono curioso di sapere come sono le reazioni attorno a te, da quando hai iniziato a fare questo. Sui social? Sì, sui social, ma anche fuori Ah, dai social, fuori, quindi ok. attorno a te, amici, famiglia. Allora, devo dire che ho trovato una solidarietà Mm. sì, in questo ambiente che non mi aspettavo, nel senso, le persone che trattano di questi temi creano davvero una community che io non avevo mai sperimentato prima, e quindi noto proprio un senso di solidarietà tra le persone, per cui molto spesso appunto la gente che sui suoi profili Instagram tratta di questo tema, mi commentava magari, perché attraverso gli hashtag capiti un po' sui profili degli altri, sulle pagine degli altri, e quindi mi commentava: bravissima, dobbiamo farlo sempre tutti insieme, grazie del tuo prezioso consiglio. E io all'inizio, ma che strano. E invece poi ti devi abituare, ma c'è davvero un senso di solidarietà pazzesco. E quindi diciamo che i feedback su Instagram ovviamente deve ancora crescere, perché è nuovissima, non ha nemmeno un mese e mezzo. Però davvero è bellissimo. I feedback su Instagram mi piacciono molto, appunto anche per conoscere persone che la pensano come te e danno informazioni che tu magari non conosci, per cui è un altro modo per venire a conoscenza di altre cose. Per quanto riguarda le mie amiche, devo dire che le sto un po', le sto un po' le stai introducendo in questa contagiando. via, esatto, sì, in questa via, sì, perché loro erano come me, quindi compravano assiduamente, ma come facevo io, infatti in primis mi sento colpevole. Però ecco, indirettamente forse sì, le sto spingendo a capire i benefici che il vintage ha, anche perché sta andando un po' di moda. Non so se vi È siete vero, accorti, ma sta andando molto di moda. Cioè è scoppiata la è moda del vero. vintage. E,
E appunto non so se queste piattaforme anche di seconda mano siano nate per questo motivo, oppure perché è ritornata la moda del retro. Io mi sento fortunata perché a me piace tantissimo vestire, proprio gli anni 70, 80, mi piace tantissimo. Infatti vivo di abiti che metteva mia mamma da ragazza e che per fortuna ha trattato sempre bene, si è sempre tenuta in armadio, così adesso li metto io. Quindi per quello Bellissima io sono questa super cosa. fortunata, sì, mi piacciono tantissimo. Però appunto sta tornando anche un po' la moda del vintage, quindi molte persone che magari non la pensano come me, comunque sono Mhm. spinte a comprare nel vintage perché c'è la nuova moda del vintage. Quindi È bello sapere che stiamo andando in questa direzione, specialmente da sì, me per che sono in carità. Sì. Australia, perché qui ce l'hanno sempre avuto questa tendenza un po' del vintage, hanno un sacco di negozi dove compri vestiti a seconda mano, è abbastanza... Noi in Italia siamo sempre stati il leader trainante nel campo della moda, quindi Della moda, sì. siamo visti come l'esempio da seguire. Quindi il fatto che noi ci stiamo muovendo in questa direzione per me è un segnale potentissimo che stiamo dando a tutto il mondo. Quindi grande Ludovica, tu stai facendo parte di questo movimento. Sì, nel mio piccolo, però sì, cerco. Però è No, vero, e poi ogni spiaggia sì, è fatta di granelli, l'oceano è fatto di gocce e di conseguenza tu stai dando un grande contributo. Quindi, sì, 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 per quanto Assolutamente. posso, ecco, sì. appunto. E stiamo parlando di cultura, le cose le stiamo cambiando proprio sta cambiando la cultura. E tu a 21 anni, come hai detto tu, nel tuo piccolo stai facendo grandi cose. Come ha detto Stefania, tante piccole cose fanno poi la differenza quando si sommano. Speriamo. È quello che mi auguro anch'io e che cerco di trasmettere anche agli altri. Piccole, piccole Infatti, cose, un passo alla esatto, volta, infatti anche perché quello che sostengo è che per noi giovani che viviamo ancora in casa con i nostri genitori è difficile un cambiamento radicale. Cioè da un giorno all'altro non puoi imporre ai tuoi genitori: no, basta, da domani si mangia vegano, perché ovviamente non puoi imporre la tua idea. Uno, due, sono due persone, genitori, che sono vissuti in un'altra epoca, non sono stati Mm. abituati al vivere, allo stile di vita sostenibile. Sono nati nel boom economico, consumismo a go-go, dove ciò che prima era d'élite adesso è diventato tutto democratico, per cui potevano accedere appunto con pochi soldi, diciamo, la maggior parte della popolazione. Per cui io noto proprio che c'è un po' un distacco, loro non sono abituati, non vedono la gravità della situazione, siamo noi più giovani che spingiamo per il cambiamento, vedi anche Greta Thunberg che, vabbè, è fantastica. Ho visto l'altro giorno un documentario che raccontava la sua storia, bellissima. Però ecco, è importante appunto che non passi l'idea di adesso, ora, stravolgi la tua vita, perché non è fattibile, soprattutto per noi giovani. è Quindi Certo. questo vero. è importante Infatti, e anch'io cerco di trasmettere questa idea. Cioè io stessa non ho stravolto la mia vita, perché finché non vado via da casa non mi è possibile al completo stravolgerla. esatto. Infatti no, ti ringrazio perché nonostante appunto la tua giovane età dimostri una grande maturità e una grande anche consapevolezza di ciò che sta succedendo, del fatto che anch'io sono perfettamente d'accordo sul fatto che i genitori appartengono a un altro periodo, a un'altra epoca e anche per loro un cambiamento, per noi magari certi cambiamenti veloci li possiamo anche gestire facilmente, ma per loro ci vuole più pazienza e io lo vedo anche da mio padre che si è adattato alla raccolta differenziata e adesso la fa in maniera precisa, però deve essere fatto passo passo. E per questo adesso, per portarci a conclusione e rafforzare anche il messaggio che tu hai dato, è un suggerimento, un messaggio che vuoi dare ai ragazzi e alle ragazze della tua età, a giovani e anche meno giovani, che cosa ti conviene, che cosa vuoi appunto suggerire? Questa è una domanda che vale $1.000.000 di No, allora, allora, a me ha cambiato davvero la visione delle cose guardare
riprese, ok? Riprese veritiere di ciò che accade dietro a quello che compriamo. Mi ha stravolta. Quindi Perché sono delle informazione. immagini forti, potenti, che però se hai il coraggio finisci quel documentario. Quindi, avete l'abbonamento a Netflix? Guardatevi tutti i documentari che ci sono su questa piattaforma. Avete anche Amazon Prime, anche lì, ce ne sono tantissimi. E come prima cosa io direi appunto di affidarsi a chi appunto riesce a farti vedere ciò che sta dietro. È anche forse un po' il modo per approcciarsi a questo tema più leggero, se vogliamo, perché per informarsi, leggere articoli, leggere libri ci vuole lo sbatti che molti giovani non hanno. Per cui accenditi lo schermo, metti play e guardati il documentario che può essere efficace. Molti, dopo aver visto tantissimi di questi documentari, nel senso non è per forza, non c'è scritto che ci deve essere un cambiamento. In me c'è stato, però ecco, e poi ragionare appunto farci più caso, perché magari non ci si fa caso, però il tema ambientale è ovunque, se ci pensiamo, quindi farci un attimo più caso e appunto aprire le orecchie, ascoltare quello che le notizie ci dicono, perché ne abbiamo di strada da fare. Grande Ludovica, io ti ringrazio ancora per essere, Grazie a voi, per essere, bravissimi. per essere venuta oggi, per aver contribuito a muovere le acque. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per quello che stai facendo. Magari organizziamo la stessa intervista fra un anno e vediamo a che punto sei fra un anno con tutto quello che stai facendo. Perfetto. Va Un'ultima bene, cosa. ci sto. Grazie Ludovica. La tua pagina Instagram qual è? Così diamo questo messaggio e poi lo Allora, inseriremo. si chiama Loose Gems. Loose Gems. Comunque È un cercate po' Ludovica. sì, è un po' difficile, ammetto, però ormai è nata così. Si Ma chiama vabbè. Loosed 2S3D-Gems. Poi aggiungeremo nei Poi social, nei aggiungeremo social. meglio. Grazie veramente, grazie a tutti. Un abbraccio e a presto. Grazie Ciao! mille.